C'è ancora chi sostiene che Ringo Starr sia un bluff, che è sopravvalutato, che è stato fortunato a essere il batterista dei Beatles, che è scarso, che non ha tecnica, che non fa gli assoli. Siccome io invece penso che Ringo sia il batterista più influente della storia della batteria pop, voglio spiegarti perché la penso così. Tutti sanno chi sono i Beatles, tutti sanno chi è Ringo Starr, ma forse tutti non sanno il contributo che Ringo ha dato alla batteria moderna. Nel 1964 i Beatles suonano in diretta televisiva all'Ed Sullivan Show, facendo 73 milioni di telespettatori. Hai idea di quanta gente ha cominciato a suonare vedendo Ringo? Te ne dico alcuni: Terry Bozzio, Kenny Aronoff, Dave Grohl, Nico McBrain. In quell'epoca era già scoppiata la Beatlemania, ma grazie a Ringo nasce anche la Ludwig-mania. Il marchio Ludwig diventa il più famoso marchio del rock and roll. E pensa che ho letto che Ringo in origine ha comprato una Ludwig perché gli piaceva il colore, altrimenti si sarebbe comprato una Trixon. Che culo, signor Ludwig! Ringo ha letteralmente inventato il suono della batteria che siamo abituati a sentire oggi. Al tempo le batterie venivano registrate normalmente con 2 microfoni d'ambiente, ma i Beatles amavano sperimentare e si spingevano oltre i limiti convenzionali. Ringo e i tecnici degli Abbey Road hanno l'intuizione di cominciare a registrare la batteria con i microfoni vicino ai tamburi o dentro la cassa. E tu dici, ma è normale, si fa così. Sì, l'hanno inventato loro, pensa un po'. Ringo ha anche inventato le cosiddette sordine per batteria, difatti è stato il primo a mettere delle coperte nella cassa. Prima la cassa era chiusa, in questo modo il suono era più definito, esattamente come quello dei Tom, dove spesso usava mettere dei fazzoletti. Inoltre comincia ad accordare la batteria in maniera diversa e comincia a accordarla come facciamo oggi, più bassa, più gommosa, più rotonda. Al tempo le star della batteria erano personaggi come Buddy Rich o Gene Krupa, batteristi molto tecnici che mostravano il loro virtuosismo. Ringo invece è esattamente il contrario, non fa gli assoli, suona i groove, suona sempre in funzione della canzone. Cambia radicalmente il ruolo, la figura del batterista. Tra l'altro il suo modo di suonare è estremamente preciso sul tempo e crea dei ritmi veramente unici, dei veri e propri marchi di fabbrica del suono dei Beatles. Prova a immaginare che vai in sala prove, arriva il tuo bassista e ti dice: sai, ho scritto un pezzo, fa così. Tun tun tu du du, tun tun du du. E tu faresti, bello, aspetta che provo a improvvisarci sopra. Cosa faresti tu? Magari faresti pum, e invece Ringo cosa ha fatto? Quindi è l'idea che conta, non è solamente l'aspetto tecnico. In più un'altra figata che Ringo era mancino ma suonava da destro, quindi molti dei suoi fill partono istintivamente con la sinistra. Questa cosa sembra una cavolata, ma quando tu provi a studiarti i fill, finché non parti con la mano giusta, quel fill non ti verrà mai. Insomma, ti posso tenere qua 2 ore a parlare di Ringo, però ho cercato di condensare quelli che sono i grandi punti di forza di questo fenomenale musicista. Ovviamente non te lo voglio far piacere per forza, i gusti sono gusti e lo stile è lo stile. Però se non lo vuoi amare, almeno rispettalo. Peace, Ringo! Mi piacerebbe anche molto avere un tuo parere personale. Dimmi che cosa ne pensi di Ringo.